Uso un traduttore automatico per i sottotitoli, mi scuso per eventuali errori di traduzione. Buongiorno a tutte care amiche, buongiorno a tutti anche oggi da casetta, dalla nostra casa di campagna. Finalmente ce l'ho fatta, diciamo che questa settimana non è stata una settimana molto facile con questo caldo così estremo, ma eccomi qua anche in ritardo di un giorno a raccontarvi un po' della nostra vita qui in campagna. Oggi inizio proprio da qui, dal fiume che oramai è in secca, e sto scendendo giù a raccogliere delle pietre che mi serviranno per decorare una nuova aiuola. Ogni estate questo fiume si prende una pausa e lascia il posto a un paesaggio completamente diverso. Camminare su questi sassi mi fa fare un salto nel tempo. Quando ero piccola venivo sempre qui a giocare con mia sorella nel periodo estivo. Del fiume restava solo una grande pozzanghera dove giocavamo veramente tanto io e mia sorella, ma per noi era tutto. Passavamo ore qui a giocare. E proprio in questo punto che giocavamo, ricordo con i costumi cuciti da mamma, è proprio vero che il tempo passa e tutto rimane com'è. Noi cresciamo e resta solo un bellissimo ricordo indelebile. Ma adesso, una volta raccolte le pietre, andiamo a posizionarle. Quest'acqua bella fresca mi aspettava e come ho finito di
fare il mio lavoro non ho perso un attimo di tempo per rinfrescarmi, perché iniziava a fare veramente già tanto caldo. Qui voglio realizzare una nuova aiuola con la pianta e piantare dei rametti di lantana, come ho fatto per quell'altro cespuglio di fiori rossi colorati che adesso vi mostro. Infatti questo cespuglio è nato con un rametto piantato a terra. Vediamo se anche qui in questa occasione riesco a farlo crescere, speriamo bene. Voglio mostrarvi anche come in questa parte del giardino abbiamo usato le pietre come decorazione, che trovo veramente carino e molto semplice, con delle pietre raccolte appunto dal fiume. E così oggi voglio anche finire di sistemare questa zona dove c'è appunto il pergolato dell'uva, così voglio decorare con oggetti che ho trovato nel giardino, che usavano i miei genitori e che trovo veramente tanto carini come decorazione per il giardino, usando appunto tutti questi oggetti ritrovati e inutilizzati, anche pieni di ruggine, e quindi voglio anche in qualche modo raccontare la storia di questo posto, raccontare la storia della mia famiglia. Anche questa era una porta che è stata usata al tempo, e così voglio lasciare anche ancora qualche traccia di quella vernice. Voglio togliere l'eccesso che si sta staccando, perché a questa porta vorrei dare del colore, ma adesso lo vediamo. Prima faccio una pausa e mi rinfresco un attimo in quest'acqua bella fresca. Una volta che mi sono rinfrescata era anche il momento di prendermi un buon caffè. Guardate la candela, questo è per mostrarvi il caldo che sta facendo veramente, oramai si è proprio sciolta. Nel frattempo, questi giorni finalmente sono riuscita anche ad andare a comprarmi una nuova caffettiera da 3 tazze, perché mi mancava da 3, anzi, come avete visto in altri video avevo quella verde oramai vecchissima, ma adesso vediamo cosa succede anche a questa piccola caffettiera verde. Questa caffettiera l'ho acquistata da Happy Casa. Alcuni di questi attrezzi li avevo già trovati diverso tempo fa e li avevo appesi in questa zona del giardino, ma con il colore delle canne venivano poco valorizzati e si notano veramente poco appesi. Perciò ho pensato di appenderli in questa porta, che comunque fa sempre parte della storia di questo posto, e lasciando, come ho detto poco fa, alcune tracce di questa vernice. Però per risaltare e dare in modo tale che questi oggetti siano più in evidenza, ho pensato di dare della qualche mano di pittura a questa porta di colore bianco, in modo tale che appunto, come dicevo, questi oggetti oramai arrugginiti risaltino e si notino di più.
o meglio valorizzare il loro aspetto così vecchio e antico. Perciò con la mia solita pittura per legno bianca ho passato qua e là in alcune zone di questa porta vecchia, lavando via il colore bianco nelle parti che volevo lasciare, che comunque si intravedessero della vecchia vernice, scusate. E così con delle viti ho appeso questi vecchi cimeli di famiglia. Come dicevo, credo che siano un'ottima idea come decorazioni per il giardino, valorizzando il loro aspetto, tra virgolette. E adesso in questa porta, una volta che li ho tutti appesi, ho valorizzato, ecco, con della tinta bianca in modo tale che poi possa anche fare una sorta di quadretto con la scritta, la storia del nostro giardino. Scusate, in realtà è la storia del giardino. E dove ho passato la matita e ho scritto, ho passato il mio solito impregnante per legno, che poi potete usare quello che volete, giusto per proteggerlo in modo tale che la scritta almeno rimanga bella in vista. Ma adesso è arrivato il momento di fare un'altra pausa. È già ora di pranzo, ma non voglio nulla di caldo, quindi in questo periodo dell'anno sto mettendo delle banane a fettine tagliate a rondelle in freezer per fare un buon pranzo molto fresco, soprattutto in questi giorni che fa veramente, ma veramente tanto caldo, temperature assurde, però purtroppo capita, a volte capita e niente, ci teniamo questo caldo così estremo. Allora, per qui sto utilizzando già due banane, un bel cucchiaio di caramello salato, ma volendo si può usare della Nutella, del burro d'arachidi, insomma quello che più vi piace. Ho unito anche un cucchiaino di cacao amaro e anche delle scaglie di cioccolato fondente. E poi messi dentro in un mixer a frullare. Questo frullatore che ho acquistato oramai già forse 2 o 3 anni, adesso non ricordo, è stato veramente un ottimo acquisto e lo utilizzo veramente per tante cose, scusate. Ma guardate che meraviglia e che buono, vi posso dire, vi posso assicurare che è veramente buono. Ho messo sopra delle granelle di mandorle, ma va bene, si possono mettere le granelle che più ci piacciono. Questo è stato un bel pranzetto fresco e goloso soprattutto, perché con queste temperature veramente non si può desiderare altro. Ma ecco qua, questa decorazione da giardino antica vi piace? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io la trovo veramente carina e poi racconta, ripeto, la storia della mia famiglia e mi piace avere queste decorazioni così che ricordano tanto che sanno tanto del mio passato. Ma adesso, care amiche, eccola qua la vecchia caffettiera che avete visto in tanti video.
questa l'avevo acquistata tantissimi anni da Ikea, ce l'avevo forse 7 anni e che ho usato tantissimo, ma poi a furia di, come si dice, a furia di utilizzarla tantissimo, scusate, alla fine si è formata quell'alone scuro che vedete. Perciò adesso andremo a utilizzarla solo come caffettiera da decorazione. Perciò, visto che si possono anche avere degli oggetti solo da decorazione, perché no utilizzare e fare anche questa caffettiera in questo modo. Sto utilizzando la tecnica del decoupage, usando questa tinta, e poi dopo ho applicato questi tovagliolini con questi prodotti che di solito uso, ma che avete visto in tanti altri miei video. Ma eccola qua, cosa ne pensate? Insieme anche all'altra caffettiera che uso solo come decorazione, io le trovo veramente carine tutte insieme così in questa zona. Cosa ne pensate? Vi piace? Ma ecco qua il cespuglio della lantana che avete visto in tanti video. Questo è stato piantato, l'ho piantato con un rametto piantato a terra, e poi è diventato nel corso degli anni, forse di 2 o 3 anni, è diventato un cespuglio grandissimo. Spero di riuscire a fare lo stesso. Ho piantato a terra 3 rametti con un fuscello abbastanza robusto, sperando che prendano. Nel frattempo ho chiuso con una rete, perché non vorrei che arrivassero i nostri cagnetti a fare o i loro bisogni o a scavare, perché non trovano altro posto ovviamente. Così i cagnetti non vanno a rovinarmi tutto. E sempre nel ripostiglio avevamo anche questo torchio vinaio che era ben conservato, e anche questo oggetto così vecchio, antico, mi piace molto averlo come decorazione qua in giardino. E la mattina seguente, sempre dal ripostiglio, ho preso anche questa damigiana per metterla accanto alle altre. Ne avevo già 2, ma ho pensato che una terza non sarebbe male. Infatti decorano veramente tanto sotto la vite con questi grappoli d'uva che iniziano a maturare. È veramente uno spettacolo bellissimo. E invece nell'altro attrezzo, che non ricordo il nome, se voi ve lo ricordate, ho messo anche un vaso di fiori. Questo altro attrezzo che usavano sempre per la spremitura dell'uva, adesso non ricordo. Ma ecco qua, cosa ne pensate? Vi piace come sta venendo questa zona? Devo ancora ultimare delle cose che ho in mente di sempre con altre decorazioni, adesso vediamo, ma lo vedremo passo passo ogni settimana. Vi piace?
E così in questa settimana mi sono organizzata con diversi tempi, visto il caldo, perché comunque non voglio rinunciare anche a un buon dolce fresco. Ho iniziato a preparare dalla sera prima mezzo litro di crema pasticcera, ma vi lascio 2 ingredienti, il procedimento lo vedete adesso. Sto per mezzo litro di crema pasticcera, sto utilizzando 4 tuorli, 40 grammi di amido di mais, 100 grammi di zucchero e come aroma questa volta sto utilizzando del limone grattugiato che ho sempre conservato nel freezer e anche dell'estratto di vaniglia fatto in casa, che ancora non ho fatto video, che me l'avete chiesta già in tanti, ma che a breve ripeterò nuovamente e vi mostrerò come di solito lo preparo. Ma la cosa più importante di cui sono felice di raccontarvi è che ho trovato una ricetta per preparare la pasta sfoglia furba. Io l'ho già preparata in settimana scorsa e ora la ripeto con voi, insieme a voi, perché credetemi che oltre ad esserci pochi ingredienti è molto semplice da fare, ma soprattutto non ha niente a che vedere con quelle comprate pronte. È veramente molto buona e per chi ama il burro è veramente sa di sfoglia burrosa, buonissima veramente. E così come vi ho raccontato in passato che desideravo tanto trovare la ricetta di una pasta sfoglia semplice da fare, ho trovato la ricetta di Natalia Catelani ed è veramente molto ma molto utile e infatti grazie Natalia perché è una ricetta veramente super. Qui mi occorreranno 2 rotoli di sfoglia come di solito si acquistano pronti, così ho diviso gli ingredienti in 2 preparazioni diverse. Per prima cosa bisogna conservare in frigorifero o anche in freezer, io ho utilizzato anche il freezer visto che questo periodo dell'anno è molto caldo, 100 grammi di burro con 50 grammi di acqua freddissima che anche questa ho messo in freezer. E questi sono 2 passaggi fondamentali per la riuscita della pasta sfoglia. E come ingredienti occorrono 100 grammi di burro, 100 grammi di farina, 50 grammi di acqua e un pizzico di sale. E per far sì che il burro non si scaldi con le mani o l'impasto che non si scaldi con le mani, si utilizza un piccolo robot da cucina. Io sto utilizzando questo e per prima cosa ho versato il burro con la farina e un po' di sale che ho fatto lavorare per poco tempo così, come vedete nel video. Ho aggiunto l'acqua freddissima quasi ghiacciata e ho continuato a lavorare in modo tale di far amalgamare tutti gli ingredienti ma per poco tempo. Poi ho messo l'impasto su una spianatoia che come vedete ho fatto l'errore di lavorarla un pochino in più, però il risultato vi garantisco è perfetto lo stesso. L'unica cosa è che si deve fare attenzione all'impasto che non si appiccichi. Infatti il secondo impasto è andato meglio perché ho fatto più attenzione a non lavorarlo di più con le mani, ecco. Adesso lo vedremo insieme. Come avete visto nel procedimento ho steso la sfoglia una volta ho tenuto un rettangolo, l'ho arrotolato e ho formato una sorta di salsicciotto che adesso andremo a stendere e poi a formare una palla diciamo arrotolata.
Ma ecco qua, il primo è pronto e andrò a conservarlo in frigorifero per almeno un'ora, scusate. Tutto questo è stato preparato la mattina presto perché purtroppo bisogna anche gestire gli orari caldi per poter preparare del cibo che si desidera, quindi in questi giorni così caldi mi sono organizzata così, anche perché ripeto, come vi ho detto poco fa, è sempre piacevole avere un dolce fatto in casa, fresco, da consumare nel weekend. Soprattutto avere un dolce fatto in casa, secondo me, è una cosa che non deve mai mancare, ecco. Ma adesso passiamo al secondo rotolo. Ecco qua, vedete, sono riuscita a lavorarlo in modo diverso, quindi sono riuscita a non scaldare troppo con le mani l'impasto. Infatti sono riuscita a rotolarlo in modo diverso e a lavorarlo. Guardate un poco che differenza. E anche questo l'ho lasciato riposare per un'ora circa in frigorifero. Ma adesso andiamo a prendere il primo panetto dal frigo, guardate come è diventato bello duro. E adesso iniziamo a stendere la sfoglia. Il sole già abbracciava con i suoi raggi solari questa zona della verandina, e prima che arrivasse tanto caldo ho iniziato a stendere la pasta dopo trascorso il tempo di riposo. Adesso stendiamo un bel rettangolo, anche se poi non otterremo un rettangolo perfetto, o meglio, chi ci riesce ancora meglio. Io perlomeno non sono riuscita ad ottenere un rettangolo, dovevo scartare della pasta, ma ripeto, mi sembrava un peccato, perciò per essere un pasto così semplice da fare, saltando tutte le pieghe, tutta la lavorazione che di solito serve per preparare la pasta sfoglia, quindi diciamo che va bene preparata anche così, a parer mio. Anche perché, ripeto, è veramente davvero tanto buona. Quindi una volta che l'ho stesa, adesso bucherello la pasta, la divido in due e cospargo di zucchero semolato.
vado a cuocere in forno e come sapete utilizzo una temperatura molto bassa perché uso un forno a gas. Ma ecco qua, una volta cotte, guardate, è friabilissima, croccantissima, è un sapore di burro buonissimo. Ho steso anche il secondo impasto. Una volta cotto ho farcito con della crema pasticcera, ma volendo si possono usare tutte le creme che più ci piacciono. E prima di fare la prova assaggio con voi, inizio con ringraziarvi per tutti i commenti bellissimi che mi scrivete ogni volta. Grazie di cuore, siete veramente tutte adorabili. Grazie dal profondo del mio cuore. Voglio ringraziarvi per essere state qui anche oggi insieme a noi. Grazie. Grazie, grazie. Ecco qua le sfoglie, guardate che meraviglia, anche se non sono dei rettangoli perfetti, ma ripeto, non importa. Volendo si possono ottenere ritagliando la pasta. Io non volevo sprecarne neanche un pochino. Completiamo con 4 strati e decoriamo con del semplice zucchero a velo. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto. È giunto il momento di fare la prova assaggio con voi. Sentite la friabilità di questa pasta. Credetemi che è una vera goduria per il palato, veramente molto ma molto buona. E anche oggi è tutto da casetta, spero che il video vi sia piaciuto, grazie davvero di cuore per essere state anche oggi in nostra compagnia. Vi abbraccio a tutte forte forte e rinnovo il nostro appuntamento per venerdì prossimo. Ciao ciao! È buonissimo, non ha niente di diverso dalla pasta sfoglia. Mamma mia.